Esiste qualcosa di peggio della morte in battaglia? Odisseo sta per scoprirlo. Su un'isola dove la gente sorride sempre, dove nessuno ricorda più la propria casa, dove un frutto dolce cancella ogni desiderio. Il primo incontro con l'oblio. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast. Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Fabio da Singapore. Grazie anche a Dalila, Valentina, Sara, Emily e Giuseppe. Grazie ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Jimbo, Fabio, Antonino. Infine a Laura, Alessia, Raul, Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo episodio è dedicato ad una mia ascoltatrice speciale, Carolina Bonelli dal Brasile. Ringrazio lei e suo marito per il loro affetto e per essersi ricordati di questo podcast mentre stavano visitando i luoghi di Troia. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 249, La vita di Odisseo, episodio 12. I Ciconi e l'isola dell'oblio. Non posso contare le volte che, nel mio piccolo, mi è capitato di iniziare un viaggio convinto che sarebbe stato breve, per scoprire invece che c'era molta più strada da fare di quella che mi aspettavo. O di credere che la parte difficile fosse finita, mentre stava appena cominciando. È quello che Odisseo rivive mentre siede nella grande sala di Alcino, re dei Feaci. Il signore di Itaca sta per raccontare i suoi giorni da nomade sui mari. Attorno a lui, nell'aria satura di fumo, di torce e profumi di vino, centinaia di occhi lo fissano in silenzio. Ha appena rivelato il suo nome, ha detto chi è, e ora tutti aspettano che racconti come un eroe che ha conquistato Troia sia finito naufrago e nudo su una spiaggia sconosciuta. Alcino rompe il silenzio con voce grave. Odisseo, figlio di Laerte, ora che sappiamo chi sei, raccontaci. Da dove vieni? Quali mari hai attraversato? Quali popoli hai incontrato? Odisseo solleva la coppa, beve un sorso lungo di vino. Quando parla, la sua voce riempie la sala come il canto di un aedo. Re Alcino e tutti voi, nobili Feaci, non c'è momento più bello al mondo di questo, quando gli amici siedono insieme. Le mense sono piene di cibo e ognuno beve dal cratere comune mentre un narratore li rallegra con le sue storie. Ma le mie storie non sono belle. Sono il racconto di un ritorno che Zeus ha reso doloroso, un viaggio che doveva durare pochi giorni e che invece si è trasformato in 10 anni di errare sui mari. Fa una pausa. Il silenzio è assoluto. Vi narrerò tutto dall'inizio, da quando le navi greche lasciarono le coste di Troia con il bottino della vittoria, da quando noi tutti credevamo che il peggio fosse alle nostre spalle. Odisseo comincia il racconto. I Feaci ascoltano immobili. È mattina. Le spiagge della Troade sono piene di navi greche che preparano la partenza. 10 anni di guerra sono finiti. La città più potente dell'Asia è cenere e macerie. I guerrieri caricano sulle navi il bottino conquistato, oro, argento, bronzo, donne troiane, destinate a diventare schiave, armature strappate ai nemici morti. Odisseo ha con sé 12 navi, 12 scafi dipinti di rosso,
con i remi allineati come ali di uccello. Ogni nave porta 50 uomini, 600 guerrieri che hanno combattuto a Troia e che ora vogliono solo tornare a casa. Alzano le vele bianche. Il vento li spinge via da quelle coste maledette. Credono di essere liberi. Credono che basti volgere le prue verso occidente per ritrovare le case, le famiglie. Ma il mare ha le sue leggi e gli dèi hanno i loro piani. Il vento soffia da nord-est costante. Le navi seguono la costa della Tracia cercando di puntare verso sud. È la rotta giusta per tornare in Grecia. Ma dopo alcuni giorni di navigazione, Odisseo scorge in lontananza le mura di una città costiera, Ismaro, la capitale dei Ciconi. È importante che tu capisca una cosa. I Ciconi non sono stati un popolo neutrale. Durante tutta la guerra di Troia sono stati alleati di Priamo. Hanno mandato guerrieri a combattere contro i Greci. Il loro re, Euforbo, è caduto sul campo di battaglia, ucciso da un eroe acheo. Il sangue versato chiede vendetta, secondo le leggi della guerra antica. Odisseo riprende a parlare. La sua voce è calma, distaccata. Il vento mi spinge vicino ai Ciconi, a Ismaro. Devasto la città, uccido gli uomini. È guerra, e in guerra si paga il conto dei tradimenti e delle alleanze. Non cerca scuse, non abbellisce la verità. Gli Achei assaltano Ismaro all'alba. La città non è preparata. Le difese cedono rapidamente. Gli uomini vengono uccisi, le donne catturate, le ricchezze saccheggiate. È quello che si fa. È quello che la guerra richiede. Dividiamo il bottino perché nessuno salpi privo della sua parte. Donne, oro, vino, armature. Tutto viene diviso equamente secondo le regole. Odisseo fa una pausa, beve dalla coppa. Quando riprende, nella sua voce c'è una nota diversa. E poi dico ai miei uomini, ora salpiamo, subito, prima che i Ciconi dell'entroterra vengano a cercare i loro fratelli. Ma i compagni non obbediscono, hanno vinto, hanno saccheggiato una città, ora vogliono festeggiare. Sulla spiaggia accendono fuochi, sgozzano pecore e buoi, aprono anfore di vino. L'euforia della vittoria, il sollievo di essere ancora vivi dopo 10 anni di guerra, l'ebbrezza del bottino conquistato, tutto questo li rende incauti. Quegli stolti non mi ascoltano. Nella voce di Odisseo c'è ancora l'amarezza di quel giorno. Molto vino si beve, molte pecore vengono sgozzate sulla riva del mare. E io vedo il sole tramontare sapendo che stiamo commettendo un errore mortale. Mentre gli Achei banchettano ubriachi sulla spiaggia, qualcosa si muove nell'entroterra. I Ciconi sopravvissuti corrono verso i villaggi vicini, chiamano i loro alleati, chiedono vendetta. E all'alba, quando i guerrieri greci dormono sfiniti dal vino e dalla festa, i Ciconi arrivano. Giungono e sono tanti come i fiori e le foglie a primavera. Numerosi e forti, esperti a combattere con i carri e anche a piedi. Sbucano dalle dune e dalle macchie di cespugli, impugnando le loro lance di bronzo. La battaglia è feroce. Gli Achei, colti di sorpresa, devono combattere ancora intontiti dal sonno e dal vino. Ma sono guerrieri di Troia, uomini che hanno affrontato Ettore e i suoi. Per tutto il mattino e finché il giorno sale, riusciamo a resistere, anche se sono in molti. Ma quando il sole volge al tramonto, i Ciconi riescono a piegarci. Il massacro è inevitabile. 6 uomini per ogni nave, 72 guerrieri che hanno combattuto 10 anni a Troia e che ora cadono su una spiaggia anonima per un errore di chi ha bevuto troppo vino. 6 guerrieri dalla bella armatura muoiono in ogni nave. Noi altri riusciamo a fuggire, ma le navi veloci non vanno avanti fino a che per 3 volte non invochiamo uno per uno gli infelici compagni caduti sul campo. Come ci racconta Omero nell'Odissea, è un rito solenne. Ogni morto viene chiamato 3 volte per nome.
È il modo di onorare chi non tornerà mai a casa, chi non rivedrà mai la propria terra, chi è caduto quando la guerra era già finita e la casa sembrava vicina. Odisseo si ferma, beve di nuovo dalla coppa. I Feaci non fiatano. Possono immaginare il peso di quella prima perdita. 72 uomini morti per un errore evitabile, per una disobbedienza stupida. È il primo insegnamento del ritorno. La guerra non finisce quando cade l'ultima città. Finisce solo quando sei di nuovo a casa. E fino ad allora ogni errore si paga con il sangue. Odisseo riprende il racconto. Tutti pendono dalle sue labbra. Navighiamo sul mare con il cuore dolente, scampati alla morte ma privi degli amati compagni. Pensiamo che quello sia stato il prezzo da pagare per tornare a casa. Non sappiamo che è solo l'inizio. Mentre le navi si allontanano dalla costa della Tracia, il cielo comincia a cambiare. Nubi nere si addensano all'orizzonte. Il vento, fino a quel momento favorevole, diventa capriccioso. E poi Zeus, signore dei Nembi, scatena la tempesta. Il vento di Borea si leva contro di noi, una violenta tempesta. Il mare e la terra si avvolgono di nubi. La notte scende dal cielo in pieno giorno. Le navi procedono di traverso, sballottate dalle onde. Il vento ulula tra le sartie. Le vele si squarciano in 3, 4 sotto la violenza del vento. Gli uomini urlano di terrore, mentre il mare sembra volerli inghiottire. Ammainiamo le vele, temendo la morte, e a forza di remi spingiamo le navi verso la riva. Trovano rifugio su un isolotto deserto, un approdo naturale protetto dai venti. Lì restano fermi per 2 giorni e 2 notti, col cuore straziato per la fatica e la pena. Ascoltano il vento che soffia, vedono le onde che si infrangono sugli scogli, aspettano che la furia degli elementi si plachi. Al 3° giorno il mare si calma, il cielo torna sereno. Odisseo ordina di legar bene le vele riparate. Alziamo gli alberi, stendiamo le vele bianche. Pensiamo, ora sì, ora finalmente andremo a casa. Sarei giunto salvo alla mia terra se doppiando Capo Malea le correnti, il vento e le onde non mi avessero dirottato. Mi spingono via da Citera e per 9 giorni vengo trascinato dai venti funesti sul mare ricco di pesci. Capo Malea è il punto più meridionale del Peloponneso, il promontorio da cui si vede già Citera, l'isola sacra ad Afrodite. Da lì, con un vento favorevole, in pochi giorni si raggiunge Itaca. Ma Odisseo non riesce a doppiare quel capo. Le correnti lo respingono, i venti lo trascinano verso sud. Ogni notte, guardando le stelle, capisce di allontanarsi sempre di più dalla rotta giusta. Per 9 giorni le navi vanno alla deriva. 9 giorni in cui Odisseo vede l'orsa che gira nel cielo, vede le Pleiadi tramontare, vede le costellazioni spostarsi sempre più verso configurazioni che non conosce. Sta andando a sud, molto a sud, fuori dalle rotte conosciute. È come se una mano invisibile ci porti ogni volta lontano dalla nostra patria. In questa frase c'è tutto. La frustrazione di chi vede la casa allontanarsi, il sospetto che qualche dio stia giocando con il suo destino, la rabbia impotente di chi non può fare nulla contro la volontà del mare. Il 10° giorno finalmente vedono terra, una costa sabbiosa, palme che ondeggiano nella brezza, un villaggio di capanne basse disposte a cerchio, fumo che sale dai fuochi. È un luogo che sembra pacifico, quasi un paradiso, dopo 9 giorni di mare ignoto. Sbarchiamo sulla riva e facciamo provvista d'acqua. I compagni prendono il pasto presso le navi veloci. Ma io voglio sapere quale gente sia quella.
Odisseo manda avanti 3 esploratori, 2 guerrieri e l'araldo. Devono scoprire chi abita questa terra, se sono ostili o amichevoli, se hanno cibo da offrire o vendere. Le ore passano, il sole sale nel cielo, poi comincia a scendere verso l'orizzonte. Gli esploratori non tornano. Al tramonto Odisseo decide di andare a cercarli. Arma alcuni uomini, si fa strada tra le palme seguendo un sentiero che porta verso l'interno. Dopo poco arriva al villaggio. È uno spettacolo strano. Le capanne sono disposte in cerchio intorno a uno spiazzo, ma non ci sono sentinelle, non ci sono difese. La gente si muove lenta, con gesti quasi sognanti. Hanno la pelle scura, vestono tuniche di lino chiaro. Sembrano indifferenti alla presenza degli stranieri armati. Ad un uomo chiedo come si chiamino. Si definiscono lotofagi, i mangiatori di loto. E poi vedo i miei compagni. Sono seduti in mezzo al villaggio, circondati da ciotole piene di cibo dolce e dorato. Sorridono, cantano, ma quando Odisseo li chiama non rispondono. Quando si avvicina non lo riconoscono. Lo guardano con occhi vuoti, come se fosse uno sconosciuto. L'araldo, un uomo che per 10 anni è stato al suo fianco a Troia, un uomo saggio e fidato, ora porta alla bocca quella sostanza e lo fissa senza vederlo. Odisseo gli chiede il suo nome. L'araldo non risponde. Continua a mangiare, a sorridere, continua a guardare nel vuoto. Hanno mangiato il loto. E quelli che mangiano il frutto melato non vogliono più ritornare a dare notizie. Vogliono invece restare là, insieme ai lotofagi, a mangiare loto, dimenticando il ritorno. Quel cibo cancella tutto. La memoria di chi sei, il ricordo della tua casa, il desiderio di tornare. Chi mangia il loto esiste ancora, certo, il corpo è vivo, ma l'uomo, quello che era, non c'è più. Odisseo comprende allora cosa può significare la perdita di sé, perdere chi sei, non sapere più da dove vieni, non avere più una meta, un desiderio, una volontà, esistere senza esserci davvero. I lotofagi non sono violenti, non hanno armi, non vogliono fare del male, ma sono più pericolosi dei cicconi, con le loro lance, perché contro l'oblio non c'è difesa. Un nemico puoi combatterlo, ma come combatti contro qualcosa che ti toglie la voglia stessa di combattere? Li trascino alle navi a forza, piangenti, si dibattono, lanciano strida acute, li faccio legare sotto i banchi e ordino agli altri compagni di salire in fretta prima che qualcun altro mangi del loto e scordi il ritorno. Le navi ripartono velocemente. Mentre si allontanano dalla costa, Odisseo sente ancora le grida dei suoi compagni, legati sotto coperta. Urlano, piangono, si voltano verso la terra dei lotofagi, come se stessero lasciando il paradiso. Ma dopo qualche giorno, lentamente, l'effetto del loto svanisce. Tornano a ricordare, tornano a desiderare la casa, tornano ad essere uomini. Odisseo si ferma, solleva di nuovo la coppa, beve. Nella sala dei Feaci c'è un silenzio che pare innaturale. Tutti lo guardano, nessuno fiata. Alcino è immobile sul suo trono. I principi ai lati hanno smesso di bere. Anche Demodoco, l'aedo cieco, tiene la cetra ferma sulle ginocchia, come se non volesse disturbare quel silenzio con una sola nota. Odisseo guarda i Feaci, un sorriso amaro. Da Troia sono partito per ritrovarmi con 72 uomini in meno. Dai Cicconi ho imparato che la guerra non finisce quando credi che sia finita. Dalla tempesta ho imparato che gli dei possono allontanarti dalla casa quando pensi di averla raggiunta. E dai lotofagi ho imparato che esiste qualcosa di peggio della morte: dimenticare chi sei. Si alza lentamente, ma la terra di lotofagi è solo l'inizio. Quello che mi sta aspettando sulla rotta metterà alla prova non solo il mio ricordo, ma la mia stessa vita.
Alcino fa un cenno. I servi riempiono le coppe. L'aria nella sala è satura di attesa. Riposiamo ora, dice il re dei Feaci. Domani, se vorrai, continuerai il tuo racconto e noi ascolteremo. Ma tutti sanno che nessuno riuscirà a dormire quella notte. Le parole di Odisseo hanno aperto una porta su un mondo di meraviglie e orrori. Tutti vogliono sapere cosa è successo dopo. Cosa o chi ha incontrato quell'uomo dopo aver lasciato l'isola dell'oblio. Quale pericolo lo aspetta oltre l'orizzonte. Dal trionfo di Troia alla sconfitta contro i Ciconi, dalla rotta sicura verso casa allo smarrimento in mari sconosciuti, dalla conquista di una città alla quasi perdita di se stessi. In pochi giorni Odisseo ha imparato che il ritorno sarà più difficile della guerra, perché in guerra combatti contro un nemico che puoi vedere, ma nel ritorno a volte devi combattere contro te stesso, contro la tentazione di arrenderti, contro la dolcezza dell'oblio, contro la voce che ti dice fermati qui, dimentica, lascia andare. Ma Odisseo non si ferma, non dimentica, non si lascia andare. C'è una grotta che lo aspetta, un gigante, un solo occhio e un nome che già conosci. Nessuno. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace o il più su Spotify, che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su TP puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.